Allora ragazzi, oggi vi voglio far vedere come faccio il lavaggio con il sale citrico al fuoribordo. È importante premettere una cosa, i fuoribordo andrebbero lavati con acqua dolce ogni volta che si rientra in porto dopo una navigazione, o comunque quando si torna a casa col carrello, per esempio, se uno ce l'ha sempre sul carrello. Però spesso, o perché non se ne ha voglia o perché non se ne ha la possibilità, non facciamo mai i lavaggi ad ogni uscita, e quindi ci limitiamo magari a fare giusto un lavaggio con l'acqua dolce a fine stagione. Ecco, questo i primi anni va anche bene, solo che col passare degli anni su fuoribordo un po' più vecchi il sale si accumula nei condotti fino addirittura ad otturarli. Quindi mi sono documentato e per un lavaggio efficace c'è bisogno di un acido però che non può essere ad esempio l'acido muriatico. Primo perché l'acido muriatico danneggia irreversibilmente l'alluminio, lo brucia, lo mangia, e anche la vernice. E secondo perché l'acido muriatico non può essere, è difficile da smaltire perché non può essere gettato in natura, eccetera. Mentre questo qua, l'acido citrico, è un prodotto alimentare. Questo per esempio nell'industria alimentare viene usato per creare le caramelle frizzanti, quelle al gusto di limone. Infatti non è altro che succo di limone concentrato. Diluirò in questo caso 4 bustine da 100 grammi in un po' d'acqua. Vi faccio vedere. In questa vasca qui metto un po' d'acqua, diluisco 4 bustine e con una semplice pompa di sentina andrò nella mandata del fuoribordo, dove c'è il piede, dove c'è la mandata del piede, della pompa del piede per capirci. L'acqua sale, pulisce tutti i condotti del fuoribordo e poi riscende nella vaschetta dove ricomincerà il suo giro di nuovo. Vi faccio vedere. Eccolo qui, ho versato 4 bustine di acido citrico nella bacinella che ora provvederò a riempire con acqua piovana, semplicemente acqua piovana. Ok, ho aggiunto l'acqua, come vedete il sale si è praticamente quasi sciolto completamente. Ovviamente la quantità di sale è notevole in questa poca acqua, i litri d'acqua sono molto pochi. Ora accendiamo la pompa di sentina e vediamo che succede. Ok, sta funzionando. Allora, pompa di sentina aspira l'acqua attraverso il tubo giallo di irrigazione, la manda nel motore, l'acqua fa il giro nel monoblocco e poi va a cadere dal foro dello scarico, per capirci, dello scarico dei gas, dove è normale che cade. Vi volevo far vedere una cosa: appena accesa, guardate già quanti detriti sono usciti dal motore e non stiamo a niente. Ora lo lasceremo funzionare per un bel po' di ore, poi vedremo un attimino. Dicevo, questo tubicino è quello che normalmente è collegato qui, che non è altro che è la spia dell'acqua. Questa è quella, l'acqua che diciamo il fuoribordo piscia per farci capire che effettivamente il piede sta mandando acqua su. In questo caso, per recuperarla, l'ho collegata a questo tubicino, eccolo qui, che va a ritornare nella vaschetta, però in questo caso non sta tirando fuori niente, l'acqua non ne esce. Allora, due sono le cose: o la pompa che sto usando ha una portata troppo bassa e quindi l'acqua non riesce a fare tutto il ciclo e a pulirsi, oppure qua c'è un intasamento, è un tasato. Verifichiamo subito col compressore. Allora, dopo una bella spruzzata col compressore, guardate un po' la spia, quanta acqua. C'era sicuramente un'occlusione qua dentro che con un getto di aria compressa si è liberata, ha fatto il giro al contrario ed è scesa dallo scarico e quindi ora sta pisciando come si deve. Eccola qua, guardate già l'acqua come inizia a cambiare colore, questo è un segno importantissimo. Per alimentare la pompa di sentina sto utilizzando semplicemente un alimentatore che mi fornisce 15 volt 4 A, poi la tensione viene portata a 12 volt 60 attraverso questo piccolo stabilizzatore, riduttore, non so come vogliamo chiamarlo, preso da Amazon, e che alimenta elettricamente la pompa di sentina a 12 volt, insomma.
Per farla bene questa operazione ovviamente deve rimanere molte ore, una giornata almeno. Però guardate già quanta sporcizia si sta accumulando.